Dal Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. Abbiamo richiamato spesso nelle scorse settimane che Gesù è in viaggio verso Gerusalemme e adesso arriva a Gerico. Oramai vicino alla meta, mancano 27 chilometri. Gerico, la città delle palme, è un'oasi verde circondata da una regione completamente arida, bruciata da un sole torrido, e al tempo di Gesù era ricca di vigneti e soprattutto delle piante di balsamo, che era il principale prodotto, fonte di ingente ricchezza, perché veniva esportato in tutto il mondo. Era anche la sede invernale della gente bene di Gerusalemme. Era lì che i ricchi avevano la seconda casa, perché a Gerico d'inverno è una primavera. Nell'antichità Gerico era famosa per la corruzione dei costumi e per la bella vita. Gerusalemme era la città dove si pregava, dove si osservava una vita conforme alla Torah. Gerico era la città del vizio, della gente ricca, e a Gerico c'era anche la dogana per la riscossione dei dazi sui prodotti che passavano di lì, perché venivano anche dall'Oriente, poi andavano verso l'Egitto, verso la Giudea, la Perea, e a quella dogana si riscuotevano tanti soldi, al punto che, per esempio, la celebre Cleopatra VII, l'amica di Antonio, aveva chiesto al suo amante di avere Gerico, ma Erode, che era più furbo di lei, si era tenuto Gerico e aveva dato la striscia di Gaza a Cleopatra. A Gerico era quindi giustificata la presenza di un commissario per le imposte. È proprio di quest'uomo che si parla nel brano evangelico di oggi. Sentiamo come avviene l'incontro di Gesù con lui. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere Gesù chi è, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Gesù è in viaggio, percorre le strade delle nostre città perché vuole mostrare il suo volto, perché è attraverso il suo volto che noi possiamo contemplare il volto del Padre del Cielo. Quel volto che anche noi siamo invitati a contemplare bene per non adorare il Dio sbagliato, quell'idolo che noi ci siamo creati e che ci piace tanto perché ci assomiglia, perché è cattivo come noi, e quindi se noi adoriamo questo Dio riusciamo a proteggere i nostri pensieri, i nostri giudizi e anche le nostre cattiverie che proiettiamo in Dio. A Gerico c'è un uomo che vuole vedere questo volto, vuole vedere Gesù chi è. Noi seguiremo passo passo quest'uomo nella sua scoperta. Vediamo chi è. Il nome anzitutto si chiama Zaccheo, è citato 3 volte nel brano, e Zaccai in ebraico significa puro, giusto, innocente. Un nome quindi poco adatto al personaggio che è, seconda caratteristica, il capo dei pubblicani. Qui l'Evangelista Luca deve inventare un vocabolo che non esiste in greco per definire chi è quest'uomo. È architellones,
telone pubblicano, un ladro, e qui è il capo di questi pubblicani, di questi ladri, questi esattori delle imposte. Chi erano? Erano quelli che assumevano l'incarico di riscuotere le tasse, vincevano l'appalto e stipulavano con il potere romano un tot da consegnare. Quello che riuscivano a riscuotere in più rimaneva nelle loro tasche. Per di più, queste persone dovevano anche prestare giuramento di fedeltà all'imperatore e offrire un sacrificio alle divinità pagane in onore dell'imperatore. Quindi questo personaggio, Zaccheo, è uno che ha tradito il suo Dio e il suo popolo per amore del denaro, per amore del successo. Terza caratteristica di quest'uomo: è ricco. Nella gara quindi di chi accumula i beni in questo mondo, l'avere, il potere, l'apparire, Zaccheo è la persona di successo, è l'uomo arrivato. E allora verrebbe da dirgli: accontentati, goditi la vita, cosa ti manca? Sei una persona invidiabile perché hai accumulato una fortuna, vivi tranquillo i giorni che ti rimangono della tua vita. E qui arriva la quarta caratteristica che viene richiamata nel Vangelo. Quest'uomo è insoddisfatto, è inquieto, lo si nota da come si comporta, da come si muove e dal fatto che invece di restare tranquillo in casa sua a godersi il suo denaro, cerca Gesù. Quindi c'ha una inquietudine interiore che non riesce a placare. Ha certamente partecipato a banchetti, ma è ancora alla ricerca di un qualcosa che lo possa saziare, quell'acqua che disseta, che placa il bisogno di gioia che l'uomo ha nell'intimo del proprio cuore, quel bisogno che gli ha messo Dio. E questo Zaccheo è inquieto perché è insoddisfatto. Se noi andiamo ad attingere la gioia a questi pozzi materiali pensando che soddisfino il bisogno di gioia dell'uomo, rimaniamo delusi, perché tutti questi pozzi materiali a un certo punto seccano. La giovinezza, la bellezza, il successo professionale sono tutte cose belle. Ma se puntiamo tutto su queste cose materiali, a un certo punto questi pozzi seccano. Successo professionale, quando si va in pensione, nessuno più ti prende in considerazione, non ti telefona più nessuno. Ecco, si tratta di un bisogno impellente, incoercibile, quello che sta provando questo Zaccheo. E noi siamo fatti bene. E quando si prova un'inquietudine interiore, non bisogna soffocarla. È un prezioso sintomo, bisogna lasciarla parlare, perché vuol dire che qualcosa non va, che non ci sentiamo autentici, uomini veri, riusciti. E Zaccheo ha certamente cercato di far passare queste sue inquietudini con gozzoviglie, dissolutezze, se le poteva permettere. E si riesce a far passare queste inquietudini, ma per un'ora, poi ritornano. E Zaccheo non cerca continuamente di soffocarle, dice no, io devo risolvere questo problema della mia vita. E ricorre alla persona giusta. Ha sentito certamente parlare di Gesù e adesso vuole sapere chi è. Sa certamente cosa pensa della gente come lui, perché Gesù sull'accumulo della ricchezza è andato giù pesante. Quell'agricoltore che aveva accumulato tanti beni e poi aveva ampliato i magazzini, Gesù dice: è pazzo. Guai a voi ricchi. Chi non rinuncia a tutti i suoi averi si rovina la propria vita. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero
se poi non ha un senso la sua vita? E quindi sa che Gesù va giù pesante su coloro che hanno accumulato i beni. Eppure lui si sente attratto. Ha sentito che lui è l'amico dei pubblicani e dei peccatori, per cui non capisce più chi è realmente, da che parte sta. Cerca di vederlo e non ci riesce a causa della folla. A questo punto il racconto diventa una parabola della storia dell'incontro delle persone che vogliono dare una risposta al senso della loro vita e vanno alla ricerca di Gesù. Incontrano degli ostacoli. Il primo ostacolo è la folla e ciò che impedisce di incontrare Gesù, e dobbiamo tenerlo presente in modo da superare questo ostacolo. È il modo di ragionare della folla, il modo di pensare di tutti, quello dei talk show, del così fan tutti, dei ragionamenti della gente, la quale ti dice: ma lascia perdere certi pensieri, accontentati, fai anche tu quello che fanno tutti, perché ti poni certi interrogativi, vivi tranquillo. Ecco, questa è la folla. Se uno non si stacca, non arriverà mai ad avere la risposta ai suoi interrogativi più profondi. Cercherà magari di tacitarli, ma non risolve il proprio problema. Aggiungerei anche che è necessario staccarsi da una folla che accompagna Gesù. Sono i cosiddetti credenti che ritengono di sapere già tutto del Vangelo, anche se in realtà sono ancora fermi a quanto hanno appreso nella catechesi della prima comunione. Si sono fermati lì e non vogliono sentire parlare di scoperte nuove di questo volto di Gesù. E se qualcuno cerca di vedere meglio chi è questo Gesù, cercano metterlo a tacere. Lascia perdere, sappiamo già tutto su di lui. Tra la folla, infatti, ci sono anche i discepoli che accompagnano Gesù. E stiamo attenti, teniamo presente che anche questi discepoli possono costituire un impedimento di fronte magari a certi scandali che sono dati da questi discepoli. Una persona può anche dire: torno indietro, non risolvo più, non c'è risposta ai miei interrogativi. Ecco, Zaccheo poteva essere rimasto scandalizzato, avrebbe potuto rassegnarsi alla propria situazione, tornare a casa imprecando. Non lo fa. Lui continua a cercare il vero volto di Gesù. Quinta caratteristica: è piccolo di statura. Ed è per questo che lui salirà sul sicomoro, prende coscienza di essere piccolo. Gli altri si ritengono già a posto, quindi grandi. Attorno a Gesù c'è questa folla. Lui sa di essere piccolo, sa di aver bisogno di conoscere meglio chi è questa persona che può rispondere ai suoi interrogativi. E allora corre avanti e cerca di vederlo. Prende quindi le distanze da ciò che pensano e che vedono tutti di Gesù. Anche Erode cercava di vedere Gesù, ma per il motivo sbagliato, con una disposizione di animo completamente diversa. Cercava Gesù per i miracoli. Ecco il motivo sbagliato per cui si può cercare Gesù. Zaccheo no. Zaccheo lo cerca per il motivo giusto, si aspetta da lui una sola cosa: la rivelazione del volto di Dio. È quel volto che lui vuole scoprire. E per questo sale sul sicomoro.
perché Gesù doveva passare di là. Cerca il luogo per vedere il volto di Gesù, non come lo vedono tutti, da un'altra prospettiva, per conoscerlo realmente bene. Il sicomoro è una pianta che ha delle caratteristiche particolari. C'è un grande fogliame che permette, se uno sale su quest'albero, di vedere senza essere visto. E Zaccheo assomiglia un po' a certi atei in ricerca che tentano in tutti i modi di nascondere la propria inquietudine interiore urlando il proprio ateismo, che però è soltanto di facciata. E pare che si vergognino di riconoscere la loro inquietudine e di riconoscere che sono in ricerca. Correre avanti, cercare un sicomoro, è il simbolo dello sforzo che ognuno è chiamato a fare. Non ci si deve rassegnare, adeguarsi a quello che pensano, a quello che fanno tutti. Il sicomoro può essere, e ognuno di noi deve avere un sicomoro dal quale contemplare il volto di Gesù. Può essere, per esempio, corso biblico, può essere il dialogo con una persona spiritualmente matura, che ha incontrato Cristo, che l'ha visto realmente e con la quale ci si confida. E adesso comincia la parte più importante del brano, che è la scoperta di Gesù chi è. La faremo anche noi, questa scoperta del volto di Gesù, insieme con Zaccheo. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Inizia a questo punto la scoperta dell'identità di Gesù fatta da Zaccheo. E noi seguiremo passo passo questa scoperta perché vogliamo cogliere insieme con Zaccheo la bellezza di questo volto di Dio che brilla sul volto di Gesù. Quando giunge sul luogo, Gesù alza lo sguardo. Noi ricordiamo che era Zaccheo che voleva vedere Gesù. Qui invece è Gesù che vede per primo e alza lo sguardo, perché Gesù è colui che sta in basso perché si sente servo dell'uomo. Anche con l'adultera Gesù si trova in basso, la donna è in piedi. Questa è la prima caratteristica che cogliamo sul volto di Gesù ed è quella di Dio che non sta in alto per essere servito dall'uomo, ma è colui che serve l'uomo, che vuole l'uomo felice. E seconda caratteristica è colui che vede per primo colui che ha vergogna di essere visto. Zaccheo era in mezzo a quel fogliame perché voleva vedere senza essere visto. No, Gesù lo tira fuori da quel fogliame. Non devi avere vergogna perché Dio ti ama così come sei. Questa è la seconda caratteristica del volto di Dio che cogliamo e che è stata colta da Zaccheo. Quel Dio che guarda compiaciuto alle persone buone e che rifiuta il peccatore, questo l'abbiamo inventato noi. Invece quel Dio che sta scoprendo Zaccheo è un Dio completamente diverso. Gli dice: Zaccheo. Pronuncia questo nome, noi lo sappiamo, l'effetto che ha il nome, il nostro nome, quando viene pronunciato. Immaginiamo di essere in metropolitana, c'è tantissima gente, a un certo punto sentiamo qualcuno che ci chiama, che pronuncia il nostro nome. Ecco, ci sentiamo tirati fuori dall'anonimato, ci sentiamo qualcuno e Gesù non gli dice: «Ehi, tu scendi», no, Zaccheo. Puro. Terza caratteristica
del volto di Dio che Zaccheo comincia a cogliere in Gesù. Dio è colui che conosce il nostro vero nome e il vero nome con cui il Padre del cielo ci conosce. Non è per un nostro difetto, per un nostro limite, è per la parte bella che ogni uomo ha in sé. E gli dice: affrettati, scendi subito. Non hai tempo, fra una settimana ci possiamo vedere. No, gli innamorati hanno fretta di incontrarsi immediatamente. Quindi, quarta caratteristica del volto di Dio è colui che ha fretta di incontrare, di abbracciare l'uomo, anche se è un peccatore. Dio ha fretta di incontrarlo. Oggi devo fermarmi in casa tua. Oggi. Dio, che cogliamo sul volto di Gesù, è colui che ci offre il presente, non il passato. Nel brano noi vedremo che Gesù non prende minimamente in considerazione ciò che è passato. Oggi. Non interessa quel che è successo prima, è oggi che noi dobbiamo condurre una vita da innamorati, che ci rende felici tutti e due. Devo fermarmi in casa tua. Ha bisogno. Non chiede se per caso puoi. No, io devo. Vuol dire che è la sua natura divina che lo costringe a incontrare Zaccheo. Eccola quindi l'altra caratteristica del volto di Dio che Zaccheo sta cogliendo. Dio è l'innamorato che ha bisogno di stare con la persona amata, con l'uomo così com'è. E poi, altra caratteristica, è il Dio che chiede ospitalità. Ognuno di noi ha una casa nella quale Dio vuole entrare. È il nostro cuore. Quella casa dalla quale forse lo abbiamo tenuto fuori pensando che non ci lasciasse essere felici, non ci lasciasse tranquilli. No, lui ha bisogno di entrare proprio perché ci ama. E Zaccheo scende in fretta e lo accolse pieno di gioia. La corsa avanti di Zaccheo. Notiamo come in questo brano ci sono tutti i verbi di movimento. Gesù entra in Gerico, la attraversa, Zaccheo comincia a correre, sale, poi scende in fretta e adesso finalmente c'è la calma. Si ritrovano nella casa di Zaccheo. E c'è l'ottava caratteristica del volto di Gesù. Dove lui arriva, porta la gioia. Noi purtroppo abbiamo impostato una catechesi che aveva molto di tristezza. Si parlava tantissimo di sacrifici, di dolori, di digiuni, di astinenze, di proibito. Il Vangelo è l'annuncio della gioia e chi lascia entrare Cristo nella propria casa, nella propria vita, incontra colui che ti porta la gioia e solo la gioia. Vedendo ciò, adesso c'è un gruppo che è entrato nella casa di Zaccheo e sono i peccatori, gli amici di Zaccheo. Fuori è un altro gruppo. Che cosa fanno? Dentro stanno facendo festa, fuori stanno mormorando, cioè contestando la scelta che ha fatto Gesù invece di stare con i buoni. Lui si è messo con i peccatori. È la terza volta nel Vangelo di Luca che Gesù viene criticato ed è sempre per la stessa ragione. La prima volta è quando è entrato nella casa di Levi
anche lì, pubblicani. La seconda volta, quando lui accoglieva tutti i pubblicani e i peccatori e mangiava con loro, ed è l'occasione in cui Gesù esce e racconta quelle parabole, quella del pastore, della donna che ha perso la moneta e poi quella del figlio prodigo. La terza volta è oggi, sempre per lo stesso motivo, perché Gesù entra e fa festa con i peccatori. Ecco la nona caratteristica del volto di Dio colto da Zaccheo sul volto di Gesù. Dio è colui che scandalizza i ben pensanti, cioè la pensa in un modo diverso da quella che è la nostra logica. Come gli innamorati, Gesù non guarda alle convenienze sociali. Lui si trova a suo agio quando può portare la gioia a chi non ce l'ha nel proprio cuore perché si è allontanato da lui. Noi abbiamo sempre appreso che Dio si trova bene con i buoni, invece con i cattivi non si trova a suo agio. Qui abbiamo un Dio che è capovolto, non è come noi pensavamo, è colui che ama perdutamente e si trova bene con coloro che lui può rallegrare perché sono degli infelici. E adesso vediamo che cosa accade a chi ha scoperto questo volto di Dio. Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e, se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto. Gesù gli rispose: Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Gesù con gli amici di Zaccheo si trova dentro la casa, stanno facendo festa e il brano evangelico dice che Zaccheo, alzatosi, dà quasi l'idea che avendo bevuto un po', molto allegro, a un certo punto lì a tavola si alza in piedi. Il verbo che viene impiegato è molto significativo, è il verbo histemi, che è usato quando si parla della risurrezione e viene usato al passivo, non è Zaccheo che si alza, è Zaccheo rimesso in piedi. È l'altra caratteristica del volto di Dio che brilla in Gesù. È colui che rimette in piedi le persone, che fa nascere persone nuove. Dice Zaccheo: Ecco, Signore, io do la metà di quanto possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto. Qui avviene un prodigio, un miracolo. Quale? Gesù ha aperto gli occhi a questo uomo nuovo che è nato. Cosa non vedeva Zaccheo e cosa comincia a vedere adesso? 2 cose. La prima, vede i poveri. Vede le persone che hanno bisogno attorno a lui. Prima non li vedeva, vedeva solo non dei fratelli, ma della gente da sfruttare per accumulare i beni. Era questa malattia che lo rendeva infelice, lo rendeva angosciato. Aveva un mucchio di beni, ma non era felice. Ecco, adesso l'incontro con Gesù gli apre gli occhi, lo guarisce. Vede coloro che lui adesso è chiamato a rendere felici donando i suoi beni. Gli fa vedere, secondo miracolo, a che cosa servono, qual è il destino dei beni che una persona ha in mano. Servono per creare amore. Noi siamo fatti non per trattenere i beni, per accumularli. Questo è l'istinto che ci porta ad essere poi infelici, ma i beni ci sono stati consegnati da Dio per distribuirli a chi è nel bisogno.
E Gesù risponde: oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche lui è figlio di Abramo. Quando noi pensiamo alla salvezza abbiamo l'idea di entrare un giorno in paradiso, magari dopo una buona confessione. In paradiso ci accoglie il Padre del cielo. La salvezza è avvenuta per Zaccheo, non quando poi sarà entrato nella casa del Padre. Oggi è avvenuta questa salvezza. Salvezza è quando una persona si lascia liberare da quell'istinto che lo porta ad essere egoista ed apre il cuore all'amore per il fratello. E bisogna lasciarsi salvare subito, non alla fine della vita, quando i giochi sono fatti e la vita è stata persa, perché non si è costruito amore. Oggi è stata accolta la salvezza. Zaccheo si è lasciato guarire dalla sua cecità. Il racconto direi che si ferma sul più bello. Avremmo desiderato che continuasse a parlarci di questo Zaccheo, cos'è che è accaduto dopo. Invece di Zaccheo nessuno ne parlerà più, ma gli siamo grati, perché oggi ci ha aiutato a cogliere meglio il volto di Dio che brilla sul volto di Gesù. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.